Ed eccoci a Bucarest a vedere questo incredibile museo di storia rumena. E perché siamo qui? Perché qui, oltre alle testimonianze archeologiche della storia locale, c'è anche una coppia straordinariamente bella della colonna traiana, con tutti i bassorilievi che raccontano la storia delle guerre daciche. Guarda, una cosa incredibile, perché noi veniamo addirittura dall'Italia, da Padova, per vedere queste testimonianze che andando a Roma non si vedono bene, non si leggono bene. Invece qui ce l'abbiamo proprio davanti e possiamo fotografarle una per una. Andiamo a vedere questa cosa straordinaria. Abbiamo anche tanti altri bellissimi palazzi, però la cosa principale è che siamo qui proprio, ecco, perché c'è il tesoro e c'è il tableau della colonna traiana. Anzitutto spieghiamo perché accaddero queste guerre daciche. La ragione principale non era, come si crede generalmente, che fosse l'espansione dell'impero romano, ma c'era piuttosto l'esigenza di porre fine alle incursioni dei Daci, dei Sarmati e di altri popoli orientali nei territori delle odierne Serbia e Romania, che erano considerate il grano d'Europa. Oltre che per queste ragioni si dice che Traiano era anche incuriosito dalla leggenda che parlava di un tesoro nascosto nel letto del Danubio, che in effetti c'era ed è stato trovato. La colonna non celebrava solo la conquista della Dacia, che fu un'impresa memorabile per il valore dei Daci, ma aveva anche la funzione di monumento mausoleo di Traiano. Nel suo basamento fu infatti posta l'urna d'oro con le ceneri dell'imperatore, che morì l'8 agosto del 117, mentre sulla sommità fu collocata una statua in bronzo, sempre dell'imperatore, che ora non c'è più, perché si pensa che sia stata persa nel Medioevo, e nel 1587 fu invece rimpiazzata con una nuova statua raffigurante San Pietro, ed è quella che si vede oggi. La colonna traiana racconta dunque per immagini le due campagne militari degli anni 101-102 e 105-106, con le quali l'imperatore Traiano conquistò la Dacia, corrispondente a gran parte dell'attuale Romania. Grazie allo straordinario bottino di guerra, si dice che furono 160 tonnellate d'oro e altrettante d'argento, Traiano poté costruire quello che fu il più maestoso tra i fori di Roma, che da lui prese il nome appunto Foro di Traiano, che fu inaugurato nel 112 d.C. La colonna fu eretta al centro di un cortile delimitato da un ingresso monumentale e dalla basilica Ulpia a sud, e attorno c'erano delle biblioteche. Questa colonna poggia su un basamento decorato da bassorilievi raffiguranti cataste d'armi. Era alta 100 piedi romani. Al suo interno c'è una scala a chiocciola con 185 gradini che porta alla sommità. Intorno al fusto si dispone il fregio figurato, immaginato come un rotolo a volto spirale, lungo circa 200 metri e fittamente animato, con scene di ogni genere e
2500 personaggi, tra i quali l'imperatore Traiano che vi compare per ben 59 volte. La colonna rimase in piedi anche dopo la rovina di tutti questi altri edifici del complesso di Traiano e le fu sempre attribuita grande importanza. Andare a Roma ed ammirare questo incredibile monumento non rende però la realtà così come poteva essere osservata nell'antichità. Infatti la colonna era completamente dipinta. Ecco la ricostruzione di come doveva apparire. E quel personaggio che vediamo in basso è uno dei protagonisti dell'avventura dacica, e cioè il Danubio, rappresentato come una divinità. La gente romana poteva quindi osservare comodamente tutte le scene rievocative girando attorno, perché vi era un edificio terrazzato a 2 piani che la sviluppava, una soluzione semplice ed efficace come era lo stile dei romani. Il monumento anche ai tempi nostri è talmente affascinante che pure Napoleone ne rimase incantato e avrebbe voluto trafugarlo. Non potendo, se ne fece costruire uno uguale per dimensioni che ancora oggi si vede a Parigi, la colonna Vendôme, e rievoca la scena della battaglia di Austerlitz. Ed ora parliamo dei protagonisti. L'imperatore Traiano, ovviamente, che vediamo in questo busto e in questa statua conservati al Museo degli Uffizi a Firenze, e naturalmente il suo fiero avversario Decebalo. Questo nome significa forte come 10 uomini. Quello che vediamo è Decebalo raffigurato in una statua ad Eva in Romania, ma però c'è anche questo enorme volto scavato nella roccia nei pressi delle porte di ferro sul Danubio, lì dove che i romani hanno attraversato il grande fiume per l'invasione della Dacia. È un'opera imponente e meravigliosa di uno scultore recente. E comunque anche Decebalo compare diverse volte raffigurato nella colonna ed i romani ne nutrivano grande rispetto. Il momento della sua morte per suicidio celebra la sua grandezza e dignità, raffigurandolo con una dimensione che è il triplo rispetto alle altre figure umane nella colonna. Finalmente alla descrizione degli avvenimenti che sono raffigurati nella colonna. Questa sarà una prima parte che riguarda la prima campagna dacica e seguirà un secondo video con la parte finale. Ecco, qui vediamo già la preparazione e la partenza delle truppe romane, il loro attraversamento del fiume Danubio, che è la divinità rappresentata sulla destra, e quindi il primo consiglio di guerra, dopodiché le truppe si muovono. Ora vediamo un interno dell'accampamento romano, dove sono riconoscibili le tende dei soldati e le insegne militari, oltre all'aquila legionaria. Si fa anche un sacrificio animale, si vede un altare circondato da sacerdoti, mentre al di là delle mura alcuni trombettieri accompagnano una processione con animali del sacrificio per purificare l'accampamento e l'esercito.
A destra in alto troviamo l'imperatore che dall'alto di una tribuna osserva un fatto curioso che sembra beneaugurante. C'è un personaggio, infatti, in basso, munito di clava, che sta cadendo a terra dal dorso di un mulo. Si tratterebbe, secondo le analisi interpretative, di un disertore, il quale, non riuscendo nel suo intento di uccidere Traiano, e pare che storicamente sia stata un'istigazione dello stesso Decebalo, cercava di scappare, ma poi appunto cadeva in terra rovinosamente. Più avanti troviamo sempre Traiano che, accompagnato da due alti ufficiali del suo stato maggiore, parla alle truppe rappresentate da legionari con corazza in cuoio, scudo. Nella parte destra della scena i legionari iniziano a costruire tutta una serie di fortificazioni atte a migliorare le comunicazioni nel territorio mano a mano che l'avanzata prosegue. Sono infatti rappresentati soldati che trasportano tronchi, pietre, scavano fossati, alzano mura, mentre altri ausiliari sono alla guardia. Qui invece vediamo Traiano al centro della scena che sta indicando la direzione di proseguimento della penetrazione nel territorio. Ancora Traiano sulla sinistra dell'immagine, che, assistito da alcuni soldati, controlla l'avanzamento dei lavori. Viene eretta una palizzata di legno all'interno della quale si vedono dei covoni di paglia e fieno per approvvigionare la cavalleria. E ancora appare l'imperatore accompagnato dai collaboratori che assiste alla scena in cui alcuni esploratori conducono un prigioniero dace al suo cospetto per essere interrogato. Nella scena successiva vediamo legionari ed operai, carpentieri, che stanno realizzando delle staccionate, delle strutture e un ponte. Molto probabilmente qui si tratta di una scena che vale la pena di soffermarsi ad ammirare, perché potrebbe essere quel ponte del quale rimangono ancora parti della sua struttura, il ponte sul Danubio, un ponte costruito ad est delle Porte di Ferro presso le attuali città di Dobreta in Romania e Kladovo in Serbia. Venne fatto edificare dall'imperatore Traiano per creare una via di rifornimento per le legioni romane che combattevano nella campagna dacica, e viene anche descritto dal scrittore Cassio Dione. Questo scrittore racconta: il ponte poggiava su 20 pilastri in pietra quadrangolare di 150 piedi di altezza, escluse le fondamenta, e 60 di larghezza. Questi piloni, distanti 170 piedi l'un dall'altro, sono collegati da archi. In effetti, da quello che si può capire, la struttura era lunga ben 1135 metri in un punto in cui il Danubio è largo 800 metri, quindi l'altezza sull'acqua raggiungeva 19 metri e la larghezza del passaggio era tra i 15 e i 20 metri. Con la sua opera il Danubio veniva superato e quindi non c'era più un confine naturale. A ciascuna delle estremità, attorno ai due ingressi, era sistemato un castrum, in modo che il passaggio sul ponte poteva avvenire solo passando i due punti fortificati. Ammirando un'opera di tal fatta, viene implicito considerare una cosa: qui si vede la potenza romana e non c'era possibilità per nessun altro popolo di poter far fronte all'organizzazione, alle legioni e alla potenza dell'impero romano di quell'epoca.
riprendiamo l'analisi delle immagini e vediamo le legioni romane che si muovono verso il nemico, precedute dalle insegne e seguite da cavalieri ausiliari. Davanti a loro altri legionari stanno abbattendo numerosi alberi di una foresta e costruiscono una strada. Poi ancora le legioni romane avanzano grazie al lavoro del genio militare, mentre sullo sfondo appare Traiano dall'alto di un accampamento, al quale vengono portate delle teste mozzate di Daci. Frattanto un altro gruppo di cavalieri ausiliari avanza al galoppo e si lancia nella mischia di quella che era l'imminenza di una battaglia, probabilmente la grande battaglia di Tape, la seconda battaglia di Tape. La prima era stata condotta dalle truppe dell'imperatore Domiziano, una grande battaglia che si calcola abbia coinvolto almeno 100.000 guerrieri. Ora, in alto al centro, troviamo Traiano. L'imperatore, come si vede, ha in mano una lancia con la punta rivolta verso il basso, e questo significa presa di possesso del territorio, una volta conquistato appunto dopo la vittoria di Tape. Un po' più a destra, 2 soldati romani appiccano il fuoco a un villaggio mentre gli abitanti scappano. A destra, invece, in alto, si notano delle mura. Si tratterebbe di una città sopra la quale sono state esposte delle aste con dei teschi, molto probabilmente teschi dei soldati romani della precedente campagna dacica persa da Domiziano. Ancora più a destra, legionari romani attraversano prima una foresta e poi un fiume. Un legionario si è addirittura denudato e solleva sopra la testa lo scudo e il suo equipaggiamento. Qui si nota che c'è un gruppo di donne, una con bambino in braccio, che scappano da un villaggio dacico dopo un attacco dell'armata romana. Vediamo anche che c'è Traiano che indica una barca ad una donna dacia di alto rango. Più avanti, qui vediamo invece una scena di temeraria prodezza da parte dei Daci, che dopo aver attraversato il Danubio congelato, siamo probabilmente in un mese invernale, hanno attaccato un forte romano. Molti Daci però stanno affogando tra le acque e c'è un dacio che cerca di salvare i propri compagni. La scena che abbiamo visto riguarda l'invasione del Limes, del confine, e poco più avanti vediamo ancora una fortezza romana con sotto le mura un paio di personaggi che dovrebbero essere dei disertori romani che chiedono asilo. Nella scena che segue si vedono dei legionari romani che stanno caricando provviste, pronti a salpare per prestare soccorso alle truppe assediate della provincia romana della Mesia. Sullo sfondo una città con un anfiteatro. Di fronte alla città il porto fluviale con 2 imbarcazioni ormeggiate caricano provviste per una nuova campagna militare. Sulla destra l'imperatore Traiano vigila sull'imbarco delle truppe assieme ai suoi collaboratori. Ora vediamo le armate romane che si incamminano verso i luoghi dello scontro lungo il Limes Moesicus. Qui c'è Traiano che ora è a cavallo e precede alcuni contingenti di truppe ausiliarie. Sono uomini barbuti che sembrano appartenere a popolazioni germaniche alleate. Davanti a loro 2 esploratori forse hanno individuato l'esercito nemico.
Ora qui la cavalleria ausiliaria romana si lancia all'inseguimento dei cavalieri catafratti roxolani, che sono individuati dalla caratteristica armatura a scaglie metalliche. Lo scontro potrebbe essere avvenuto presso la futura città di Nicopolis di Istrum, che fu fondata successivamente da Traiano per celebrare la vittoria. Sono infatti rappresentati alcuni cavalieri sarmati in fuga, uno dei quali giace sul terreno morto, mentre un altro a cavallo è prossimo a cadere. Dopo l'albero si apre una scena di battaglia notturna. In basso sulla sinistra alleati germani seminudi e muniti di mazze, insieme a un corpo di ausiliari romani, attacca l'esercito dei Daci facendone strage. Ancora più a destra, reparti ausiliari romani circondano il nemico, mentre invece in alto vediamo una collina dove si intravedono i cariaggi dei Daci. Probabilmente contengono il bottino catturato durante l'incursione della Mesia. In basso c'è un Dace ferito che cerca di estrarsi una freccia dal petto. Ora vediamo l'imperatore al centro di questa nuova scena, in alto su una tribuna che riceve 3 Daci che si arrendono. Più a sinistra, in basso, vediamo ancora una lunga fila di vecchi, donne e bambini che hanno le mani tese in segno di resa e richiesta di aiuto. A destra, in alto, numerosi legionari marciano verso un nuovo scontro con un nemico, preceduti da portatori di insegne e trombettieri. In basso alcuni ausiliari legano dei prigionieri, mentre ancora più a destra un paio di legionari ricevono cure mediche. Poi ancora un'altra scena di ambasceria e in alto 2 carri trainati da una coppia di muli che portano una balista, una macchina da guerra che sparava grossi proiettili in pietra. Sulla destra invece si vede uno scontro fra i Daci e i legionari. Passiamo al successivo. I legionari, i romani, sembrano abbiano circondato dei guerrieri Daci da tutte le parti. Al centro della scena viene rappresentata la fuga dei Daci, ormai sconfitti. Nella parte in basso a destra sono evidenziati i cadaveri e feriti. In alto invece 3 cavalieri romani che rincorrono altri guerrieri Daci in fuga verso una foresta dove cercano via di scampo. Siamo ormai verso la fine della campagna dell'anno 101. I Daci sono più che altro battuti su tutti i fronti, quindi vediamo Traiano che seduto su una sedia, su un trono, attorniato dai suoi ufficiali, distribuisce regali alle sue truppe. Un soldato ringrazia l'imperatore baciandogli la mano, mentre in basso 2 soldati si abbracciano e si baciano, altri invece levano le mani verso l'imperatore salutandolo. A destra in alto c'è una scena abbastanza tragica perché si notano alcune donne che stanno torturando con delle fiaccole 3 uomini nudi, molto probabilmente sono prigionieri romani.
Passiamo ora all'inizio della campagna del 102. La scena appare con imbarco di Traiano su una nave da guerra che passa il Danubio, partendo da una città fortificata alle sue spalle, dove alcuni daci gli rendono omaggio. Ancora una volta la nuova campagna militare si apre con le truppe che sfilano su un ponte di barche. Questo passaggio del Danubio può far parte di diversi passaggi sul fiume tra diverse località e il ponte di cui parlavamo prima non deve essere stato ancora completato. Traiano, con il capo velato, si presenta ora davanti a un altare per celebrare una funzione religiosa. In basso invece scorre la processione, dove si osservano un toro, un montone ed un maiale. La processione è proceduta dai suonatori di Tubicem. In questa nuova immagine, in alto c'è una fortezza dacica in cima a una montagna. Uno dei daci tiene tra le mani un'insegna e assiste impotente all'avanzata romana. L'insegna, che possa essere identificabile con quella della città capitale dei Daci, Sarmizegetusa Regia. Sotto a destra 2 ausiliari danno alle fiamme delle fortificazioni dace. Poi ancora legionari sono indaffarati a costruire un accampamento quadrangolare, mentre altri scavano un fossato. Al centro della scena successiva troviamo Traiano che, affiancato da 4 suoi alti ufficiali, riceve un'ambasceria di un nobile dace, riconoscibile per il tipico copricapo. Il dace si getta ai piedi dell'imperatore. Questo episodio è raccontato dallo storico Cassio Dione e gli aggiunge che in seguito all'incontro venne inviato dai daci il braccio destro dell'imperatore Licinio Assura per discutere i termini di un possibile trattato di pace. Scena numero 50. Vediamo la carica della cavalleria maura alleata dei romani che si abbatte sull'esercito dei daci, che sembra in ritirata, tanto da rifugiarsi nella vicina foresta. Alcuni cadono e vengono calpestati dalla furia dell'attacco. Numerosi legionari romani stanno costruendo un nuovo accampamento tra le colline della Transilvania, nel cuore del regno del Decebalo. Sulla sinistra sono protetti da un gruppo di ausiliari. Sulla destra in basso si vede un carro ballista che viene trascinato da una coppia di muli. Poi c'è ancora Traiano che, assistito da alti ufficiali, riceve 2 nobili daci, il primo dei quali bacia le mani all'imperatore. In basso ai suoi piedi un soldato assiste al trasporto di un altro carro ballista e quindi significa che si avvicinava il momento dell'assedio alla città capitale dei Daci. Ennesimo attacco dei legionari romani. Traiano assiste alla battaglia protetto alle spalle da un gruppo di ausiliari. 2 ausiliari giungono al cospetto dell'imperatore portando 2 teste mozzate di capi daci, mentre sulla destra un gruppo di altri legionari schierati è pronto a intervenire. Poi vediamo battaglia che infuria. Truppe daciche che assistono dall'alto delle loro fortezze sulle Alpi transilvaniche. I romani, con alle spalle la fanteria pesante e davanti a loro le truppe ausiliarie di frombolieri e truppe germaniche, molti soldati daci vengono sopraffatti e giacciono a terra, altri provano a resistere. Infine Traiano arringa le truppe.
Ormai ci avviciniamo alla fine di questa prima campagna dacica, vediamo infatti che sfilano numerosi i prigionieri daci con le mani legate dietro la schiena, oltre a numerosi nobili in ginocchio con le mani protese in segno di clemenza e sottomissione. In alto comunque si vede un piccolo dettaglio che la capitale dei Daci è ancora sotto assedio. Si vedono anche numerosi stendardi e insegne militari. Importante questa rappresentazione perché ora vediamo lo stesso Decebalo che tende le mani in segno di resa e alle sue spalle ci sono alcuni guerrieri daci intenti a smantellare le mura sulla base delle condizioni di resa imposte dai romani. E se da un lato due daci stanno demolendo queste mura, sulla destra numerose donne e bambini, oltre a uomini e animali domestici, sembrano migrare verso nuove località, abbandonando parte dei loro territori. Ciò significa che inizia l'occupazione romana della Dacia. E infine Traiano, pronto a partire per tornare in patria, che arringa dall'alto di un podio le sue truppe, le quali sembrano acclamarlo imperatore. La fine della prima guerra dacica di Traiano è quindi rappresentata da trofei di guerra che consistono nel cumulo di armi tolte al nemico, tra le quali si vede anche un palo sul quale è ricostruita un'intera armatura dacia. Si riconoscono le tipiche corazze loricate, i totem a testa di lupo e gli elmi ogivali tipici dei daci. Una vittoria alata come questa rappresentazione è stata anche inserita nella monetazione dell'epoca.